Guinzaglio a scorrimento, guinzaglio a strozzo, semistrozzo, strangolo, semistrangolo. Ma cos'è tutta sta confusione? In che cosa consiste questo strumento o questi strumenti? Oggi lo vedremo dettagliatamente perché se ne sentono troppe, ma veramente troppe. Iniziamo a dividere in due categorie le tipologie di guinzagli a scorrimento. Da un lato mettiamo i guinzagli che spesso vengono definiti, secondo me erroneamente, semistrozzo, che consistono in guinzagli come questo, ossia un guinzaglio che allo stesso tempo è un collare settato sulla circonferenza del collo del cane. Come potete notare, in questo caso il concetto è di avere un unico strumento per evitare di avere 1000 agganci, che ci permette semplicemente di liberare e essere in grado di legare agilmente il nostro cane. Questi guinzagli vengono utilizzati in attività come il retrieving, dove il cane va legato, poi liberato, inviato, eccetera eccetera. Lo scopo di questo guinzaglio non è quello di strozzare il cane, ma semplicemente un'alternativa al guinzaglio e collare classico. Il blocco deve essere sempre settato in maniera tale che il cane possa respirare, ma che allo stesso tempo non sgusci via. Io li sconsiglio questi guinzagli se avete dei cani che tirano, per due ragioni. La prima è che se un cane tira e viene tenuto al collo, la cosa sarà spiacevole e anche dannosa in certi casi, se prolungata nel tempo, e questa è una ragione. Il secondo motivo per cui ve lo sconsiglio è che anche se il vostro cane va benissimo al guinzaglio, quindi non tira e cammina al vostro fianco, questi guinzagli hanno la tendenza ad allargarsi e quindi dopo un po' il cane scappa fuori, ok? Queste sono le due controindicazioni, quindi eviterei questo guinzaglio per insegnare a un cane a non tirare. I miei poi sono molto sottili, ma in commercio ne trovate di più spessi. Oppure appunto se avete un cane che tende a stare indietro e a rallentare, magari a un certo punto questo si allenta e il cane scappa fuori, ma è più probabile che il cane scappi fuori che succeda qualcosa di grave. Quindi questo strumento di per sé è semplicemente un'alternativa a un guinzaglio e collare classico. Io li utilizzo perché, avendo 3 cani che non tirano e stanno bene al passo quando camminiamo, preferisco avere poco peso e poco ingombro e liberarli, rilegarli facilmente senza dover barcamenarmela con 1000 ganci, bava di cane, fango, schifezze. E questa è la prima tipologia. Quindi abbiamo visto prima guinzaglio a scorrimento con blocco o guinzaglio da retrieving. Ora passiamo invece alla seconda tipologia, che ha una funzione ben diversa. Parliamo di guinzagli a strozzo o a strangolo. Come dice la parola stessa, sono guinzagli che, non avendo un blocco, scorrono fino a strangolare il cane. E qui, ragazzi, la fantasia più totale. Tante persone utilizzano questo strumento o per insegnare al cane a non tirare, o per guarire, aiutare, queste sono le terminologie che utilizzano questi personaggi, cani problematici, aggressivi, timorosi, eccetera eccetera eccetera. La prerogativa di questo guinzaglio è quella di applicare uno stimolo avversativo nei confronti del cane, interrompendo quindi le sue azioni. No. Non venitemi a dire che i guinzagli a strozzo c'è modo e modo di utilizzarli. No, il guinzaglio a strozzo serve per provocare nel cane dolore, fastidio, per far cessare i comportamenti. Queste tipologie di guinzagli non vanno utilizzati mai, perché non insegnano niente, rovinano solamente il cane. E adesso vi spiego perché. L'ho spiegato 1000 volte, però evidentemente. Premesso che per insegnare qualunque cosa al cane noi dobbiamo lavorare sul linguaggio, la comunicazione e la psicologia dell'animale. Non si utilizza coercizione ad oggi perché non è indispensabile e si ottengono
risultati molto migliori utilizzando il sistema del rinforzo, quindi gestione del rinforzo, rinforzo negazione, premio, bla bla bla, vocine e tanto gioco e divertimento. Le coercizioni derivano da una concezione ormai arcaica del fatto che il cane vada piegato al nostro volere, convinzione che evidentemente dilaga tuttora, perché molte persone sono convinte che ci voglia un po' di mazzate, perché sennò non si può educare. Purtroppo ci sono tante persone che sposano questa attitudine del imporsi con l'animale, piegarlo al nostro volere, perché siamo i capibranco, perché noi siamo gli uomini, siamo una razza superiore. In realtà oggi ci siamo un po' evoluti. Chi utilizza i guinzagli a strozzo è ancora convinto del fatto che il cane vada educato o riparato con la coercizione. Lo ripeto ancora una volta: il guinzaglio a strozzo o a strangolo, che molti definiscono a scorrimento, un po' per minimizzare il danno che fa questo strumento del demonio, che è uno strumento, tra l'altro vi dicevo, superato, è uno strumento arcaico e obsoleto che si utilizzava, ma neanche mio nonno lo utilizzava. Purtroppo alcuni hanno la convinzione che utilizzando questo guinzaglio il cane smetterà di tirare perché per qualche ragione. Il cane smette di tirare nel momento in cui tu gli insegni la condotta al guinzaglio. La condotta al guinzaglio come si insegna? Mi sa che non ho mai fatto un video al riguardo, ve lo lascio qua comunque. Non si insegna con la violenza, si insegna con tanta pazienza, con i cambi di direzione, aumentando il nostro livello di comunicazione con il cane e evitando gli strattoni, perché gli strattoni che cosa fanno? Se non sono abbastanza traumatici, non servono a nulla. Se una persona utilizza il guinzaglio a strozzo perché è convinta che così il cane tirerà di meno, in realtà sta recando dispiacere e sta facendo dei danni proprio fisici al cane inutilmente, perché il cane non capisce da solo che non deve tirare. Bisogna insegnarglielo col metodo corretto, e il metodo corretto può essere applicato anche con la pettorina. Non bisogna far male al cane, non bisogna far male al cane neanche per recuperare dei comportamenti. Anche qui c'è questa convinzione che se un cane ha un disturbo del comportamento, quello vada curato, riparato, sistemato, utilizzando appunto questi sistemi di impiccagione e strattonaggio. Purtroppo così noi inibiremo un comportamento del cane, ma non lavoreremo sulla vera causa psicologica, quella che sta qui dentro, che è un lavoro complesso, è un discorso per cui bisogna studiare e praticare per tanti anni, cosa che queste persone che utilizzano metodi col guinzaglio a strozzo, coercizioni varie, perché poi ne esistono di vari tipi, con le punte all'interno, collari con la scossa e chi più ne ha più ne metta, fanno parte di tutta questa famiglia di strumenti la cui funzione, il cui scopo è applicare uno stimolo avversativo al cane per far sì che il cane si spaventi, si traumatizzi e smetta di fare quella cosa. Ma se tu in mia presenza fumi, io ti tiro un pugno perché fumi, tu non smetti di fumare, fumerai lontano da me, oppure a un certo punto tirerai un pugno pure tu a me, comunque si genererà un conflitto, d'accordo? Se io voglio che tu smetta di fumare, innanzitutto non te lo posso imporre, però devo capire quali sono le cause per cui tu fumi tanto, e forse sei stressato e c'è qualcosa nella tua vita che va sistemato, ci sono delle cose qui dentro che vanno sistemate e gli schiaffi e le pedate non ti aiuteranno di certo. Siamo d'accordo? No, perché... Quindi, i guinzagli a strozzo sono una cosa. I guinzagli da retrieving, che scorrono, sono guinzagli a scorrimento anche quelli, non c'entrano proprio nulla. Ok? Lo dico perché c'è una confusione devastante. Ma quello è il semistrozzo, il semistrangolo. Se un cane non tira, lo puoi portare in giro anche con uno spago in bocca, così. L'importante è insegnargli la condotta al guinzaglio. La condotta al guinzaglio gliela si insegna con i cambi di direzione, facendoci seguire, non cedendo agli strattoni del cane o quando il cane ci trascina da qualche parte, d'accordo? E i problemi comportamentali non si risolvono col guinzaglio a strozzo, si risolvono nella testa del cane, si risolvono studiando o affidandosi a dei professionisti competenti, non che hanno imparato guardando gli show televisivi e qualche video qua e là sui social. Quindi non confondetevi guinzaglio da retrieving, cordino da retrieving, scorrimento col blocco, chiamatelo come volete, non chiamatelo semistrangolo, semistrozzo, perché non strozza niente. Che cazzo strangoli, scemo? Ma che cazzo strangoli, coglione? Perché questa roba qua non strozza
niente. Dall'altro lato il guinzaglio a strangolo, quello che invece il blocco non ce l'ha, va evitato a tutti i costi. State attenti a chi vi propone sistemi curativi miracolosi, fenomeni di qua, fenomeni di là, e vi mette il guinzaglio a strozzo e inizia a trascinare il cane, a tirarlo, a impiccarlo, a fare robe del genere. Sono cose che non servono a niente, rovinano il cane. D'accordo?